Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi abbiamo qui un oggettino veramente molto interessante. Sono sicuro che già molti di voi che seguite il canale lo conoscete perché è un oggetto che avevo già addocchiato e che mi incuriosiva molto e finalmente ho la possibilità di provarlo. Questa è la Nordic Pocket Saw. È un oggetto made in Sweden, quindi idea svedese. In questo caso abbiamo la versione, quella più bella, con la custodia in cuoio, ma ci sono anche versioni un pochino più economiche rispetto a questa. Che cos'è? È una sega fatta semplicemente con una catena. Non è il classico seghetto, ma è una specie di motosega manuale. Adesso andiamo a vedere da vicino come è fatta, vediamo anche i dettagli della sua bellissima custodia in cuoio e poi andremo a fare dei test. Ho avuto modo di testarlo veramente sul campo, infatti metterò degli spezzoni della mia ultima gita in cui ho utilizzato questa Nordic Pocket Saw e si è comportata veramente molto bene. Allora, intanto diamo un'occhiata proprio anche alla custodia in cuoio. Io ho la versione, quella, come vi dicevo, più bella, e devo ammettere che effettivamente i dettagli sono molto ben curati, la custodia in cuoio è molto bella, è un bel cuoio robusto, morbido, assolutamente per nulla scomodo da portare alla cinta, quindi bellissima, assolutamente promossa. Ma andiamo a vedere questa sega. Eccola qua. Allora, anche qua, avendo la versione quella superiore, abbiamo anche le due maniglie, sì, non saprei come definirle, i due lacci, le due maniglie in cuoio molto robuste che ci permetteranno di tagliare tramite questa sega in modo molto veloce e soprattutto senza fare grosso sforzo. Come vi dicevo, il grosso vantaggio di questa sega rispetto ai classici segacci che possiamo portare con noi, questa è veramente velocissima nel taglio e per nulla faticosa nel taglio. Non si tratta di nient'altro che sì, effettivamente di una catena di una motosega, ma potreste pensare, ok, me la faccio io, prendo una catena di una motosega e me la faccio io. Non è così perché ogni dentino è opposto all'altro, quindi è stata fatta appositamente così. Nessuna motosega avrebbe una catena con le maglie orientate in questa maniera, ok? Quindi è progettata appositamente per questo scopo. I suoi lacci sono morbidi e confortevoli e molto resistenti. Durante la mia ultima gita ho avuto anche modo di sforzare molto in alcuni tagli quando per esempio la sega si impiantava a causa della posizione del tronco. Quindi ha resistito benissimo, non c'è alcun segno di cedimento su queste maniglie, quindi direi che test della resistenza e della robustezza assolutamente superato, è un prodotto qualitativamente molto elevato. Ulteriore vantaggio, è molto leggero, davvero molto leggero da portare con sé, lo possiamo portare sempre con noi. Ideale è secondo me abbinato a una piccola accetta, questo più un'accetta siete veramente a posto. Comunque adesso andiamo a fare delle prove di taglio e andremo a vedere anche, come vi dicevo, alcuni spezzoni durante l'utilizzo itinerante in gita e poi andremo a trarre qualche conclusione. Ma io direi di fare anche un rapido test di taglio e fare un paragone anche con un Laplander, quindi tagliare un tronco di questo diametro per esempio con un Laplander
Questo è il tempo che ci abbiamo messo con un Laplander, con una Nordic Pocket Saw. Decisamente molto più veloce. Allora, considerazioni su questa Nordic Pocket Saw che ho qui come collana in questo momento. Adesso la ritiro. Allora, diciamo che rispetto a un segaccio di quelli pieghevoli, un Laplander in questo caso, ci si mette la metà del tempo e la metà della fatica per tagliare un diametro di circa, sarà stato 10-15 cm. Ma il grosso vantaggio di questo strumento è che si possono tagliare diametri molto importanti. Quindi diciamo che è uno strumento che si può utilizzare da solo, ma rende al massimo utilizzandolo combinato con un segaccio o una piccola accetta. In questo caso riusciamo veramente a fare dei lavori veramente molto redditizi, ad accendere dei bei fuochi con tronchi belli grossi, sicuramente facendo molta meno fatica. L'oggetto è leggero, personalmente devo dire che è un oggetto che userò sicuramente lo porterò assieme al mio segaccio, userò tutte e due ed è un oggetto che, se andate a fare campeggio itineranti e dovete accendere dei fuochi o anche fare dei lavoretti, quali per esempio tirar giù magari qualche tronco in mezzo sentiero che vi sbarra il passaggio, un po' di pulizia, va benissimo. Quindi il grosso vantaggio è questo: si lavora su grossi diametri.
Bisogna imparare un pochino ad usarlo, perché ovviamente in base a come è appoggiato il tronco, come la motosega, rischia magari di bloccarsi, quindi dobbiamo capire un pochino come gestire il taglio. Il prezzo, allora, questa versione qua, che è quella più bella, costa 99 euro mi pare, e invece la versione quella non tutta in cuoio costa 49 euro. Mi paiono dei prezzi giusti, anche perché anche questo qui da 99 euro, venduto su Amazon a 99 euro, è veramente molto ben rifinito, anche la custodia, la qualità del cuoio è molto buona, l'oggetto è veramente un'idea originale e sicuramente molto utile per chi pratica certe attività all'aperto, quindi ve lo straconsiglio. E niente, direi che ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettermi un like, lasciatemi un commento, magari qualcuno di voi già ce l'ha questo strumento, chi non ce l'ha, se ha delle domande o se vuole esprimere il suo parere al riguardo, può farlo nei commenti. Grazie a tutti, ciao alla prossima, un saluto da Luca.